Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dorsoclar Omnivision Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Dorsoclar? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dorsoclar durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dorsoclar? Dorsoclar ha un farmaco a base del principio attivo dorzolamide cloridrato, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico inibitori dell'anitrasi carbonica. È commercializzato in Italia dall'azienda Omnivision Italia SRL. Dorsoclar può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dorsoclar 20 mg/ml Collirio soluzione 1 flacone 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Omnivision Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: dorzolamide cloridrato. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: Collirio. Indicazioni: Dorsoclar è indicato come terapia di associazione ai beta bloccanti, immunoterapia in pazienti che non rispondono ai beta bloccanti o nei quali i beta bloccanti sono controindicati, per il trattamento dell'ipertensione intraoculare in pazienti con ipertensione oculare, glaucoma ad angolo aperto, glaucoma pseudoesfoliativo. Posologia: immunoterapia, la posologia di una goccia di dorzolamide nel sacco congiuntivale dell'occhio o degli occhi affetti, 3 volte al giorno. In associazione a un beta bloccante oftalmico la dose di una goccia di dorzolamide nel sacco congiuntivale dell'occhio o degli occhi affetti 2 volte al giorno. Modo di somministrazione: quando la dorzolamide viene utilizzata per sostituire un altro farmaco oftalmico antiglaucoma, sospendere l'altro farmaco dopo un dosaggio giornaliero appropriato e iniziare il giorno successivo il trattamento con la dorzolamide. Se viene usato più di un farmaco oftalmico per uso topico, questi farmaci devono essere somministrati a distanza di almeno 10 minuti uno dall'altro. Informare i pazienti di lavarsi le mani prima dell'uso ed evitare che il contagocce del contenitore venga a contatto con l'occhio o con le zone circostanti. Informare i pazienti che le soluzioni oculari, se utilizzate impropriamente, possono essere contaminate da batteri comuni che notoriamente causano infezioni oculari. L'uso di soluzioni infette può causare gravi danni all'occhio e conseguente perdita della vista. Istruzioni d'uso: lavare sempre le mani prima di instillare il collirio. Applicare il collirio nel modo seguente: svitare il tappo protettivo, inclinare il capo all'indietro e guardare il soffitto. Tirare leggermente verso il basso la palpebra inferiore fino a formare una piccola tasca. Premere il flacone capovolto per rilasciare una goccia nell'occhio. Mentre si tiene chiuso l'occhio trattato, tenere premuto il dito contro l'angolo dell'occhio chiuso, la parte dove l'occhio incontra il naso, ed aspettare 1 minuto. Evitare di toccare la punta del contagocce con l'occhio o qualcos'altro. Rimettere e riavvitare il tappo subito dopo l'uso. Popolazione pediatrica: nei pazienti pediatrici sono disponibili dati clinici limitati con la somministrazione di dorzolamide 3 volte al giorno. Per informazioni sulla posologia pediatrica vedere 5.1. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La dorzolamide non è stata studiata in pazienti con grave compromissione renale, clearance della creatinina 30 ml/min o con acidosi ipercloremica. Poiché copyright la dorzolamide e i suoi metaboliti vengono eliminati principalmente per via renale, la dorzolamide è controindicata in questi pazienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: la dorzolamide non è stata studiata in pazienti con compromissione epatica e dovrebbe pertanto essere utilizzata con cautela in questi pazienti. Il trattamento dei pazienti con glaucoma acuto d'angolo, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Negli studi clinici la dorzolamide è stata impiegata in concomitanza con i seguenti farmaci, senza evidenziare reazioni avverse: timololo in soluzioni oftalmiche, betaxololo in, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dorsoclar durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dorsoclar durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La dorsolamide non dovrebbe essere utilizzata in gravidanza. Non sono disponibili dati clinici adeguati sull'esposizione al trattamento durante la gravidanza. Nei conigli, la dorsolamide ha prodotto effetti teratogeni a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Possibili effetti indesiderati, come capogiri o disturbi visivi, possono alterare la capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Dorsolamide con lirio soluzione è stato valutato su più di 1400 soggetti durante studi clinici controllati e non controllati. In studi a lungo termine di 1108 pazienti trattati con dorsolamide come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili solo informazioni limitate circa il sovradosaggio nell'uomo in seguito ad ingestione accidentale o intenzionale di dorsolamide cloridrato. Sintomi. Sono stati segnalati i seguenti sintomi a seguito di ingestione orale: sonnolenza, applicazione topica, nausea, capogiri, cefalea, affaticamento, sogni anormali e disfagia. Trattamento. Il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. Possono verificarsi squilibrio elettrolitico, sviluppo di uno stato di acidosi e possibili effetti sul sistema nervoso centrale. Devono essere monitorati i livelli elettrolitici nel siero, in particolare il potassio, ed il pH del sangue. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antiglaucoma emiotici, inibitori della nitrasi carbonica, dorsolamide, codice ATC. S01EC03. Meccanismo d'azione. La nitrasi carbonica, AC, ha un enzima che si trova in molti tessuti del corpo incluso, proprietà farmacocinetiche. Diversamente dagli inibitori della nitrasi carbonica per uso orale, la somministrazione topica di dorsolamide cloridrato consente un'azione diretta sull'occhio con dosi sostanzialmente inferiori e, quindi, con una minore esposizione sistemica alla, dati preclinici di sicurezza. I principali dati di studi sugli animali con dorsolamide cloridrato somministrata per via orale sono stati correlati agli effetti farmacologici dell'inibizione della nitrasi carbonica. Alcuni di questi dati erano specie specifici: elenco degli eccipienti, benzalconio cloruro, idrossietilcellulosa, mannitolo, sodio citrato di idrato, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dorsoclar a base di dorsolamide cloridrato sono: dorsolamide Aurobindo, dorsolamide Milan Generics, Dorsonorm, Dorsostil, Trusopt, Zoliop. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.